Potreste venire qua anche solo per questo panino. Tutto sbrodoloso come piace a me, vietato ai minori. Allora ragazzi, diamo un po' di contesto. Siamo a Tarvisio e siamo tornati, per chi di voi si ricorderà il video dell'anno scorso, che comunque vi lascio al fondo, ad Aim Prosit versione estiva, nonché al No Borders Music Festival. Sono due eventi, mi sono perso nel frattempo, no, devo andare di qua. Per quanto riguarda Aim Prosit parliamo di cene condotte da chef di alto livello e spesso si tratta di cene a 4-6 mani, quindi sono più chef che cucinano insieme, mentre di giorno c'è il No Borders Music Festival, che altro non è che una serie di concerti che si protraggono perenne weekend, di cui potete usufruire di giorno. Quindi la figata è che di giorno vi fate un piccolo trekking super easy e poi andate a sentire qualcuno che suona, e la sera vi sparate la cena. Yesterday 2 cene, 2 location. Visto che non ci siamo decisi su dove volevamo andare, le faremo tutte e 2. Prima cena. In cucina abbiamo Yoji Tokuyoshi. Non ha bisogno di presentazioni, ma le facciamo lo stesso. Braccio destro di Massimo Bottura per tanti anni, apre poi il suo ristorante Nel 2015. e prende anche una stella Michelin. Attualmente ristorante Bentoteca Milano. Se volete mangiare bene giapponese, vi ho appena detto dove andare. Andiamo a vedere cosa succede in cucina. Allora, tanto per cominciare, ci sono già degli intrusi in cucina. No, non è vero, io so controllo HCCP. Ah, ok. E lui, che vedete che sembra giapponese ma in realtà è più italiano di me, è lo chef di cui vi parlavo prima. Ah, stasera? Prima facevamo una cucina giapponese italiana, adesso invece italiano giapponese. Per me cambia molto, però non so per voi. Grazie. Buon appetito, grazie. Ma prima delle cene, situazione aperitivo. Ricette segrete di pomodoro girate col cucchiaino della salsiccia. Bloody Mary is my kind of drink. Sono ubriaca e non l'ho neanche bevuto. Allora, prendere un vasetto di olive taggiasche, 2 bustine di cracker Doria, si può dire Doria? Schiacci sopra i pomodori, non si usa il coltello, non si usa niente, schiacci anche le olive, schiacci, basta, vai a farti la doccia, così recuperi tempo, poi una zuppa di cracker. Ricetta gentilmente offerta da Francesco Brutto. Chi sono io per non provarla? Benissa, una stella Michelin. Esatto. Cambio di location, non c'è un minuto da perdere. Ci va bene che sono a 3 minuti di distanza in macchina l'uno dall'altro. Non ho ancora ben capito se è un pro e un contro, perché ce lo faremo 7 volte questo andirivieni stasera. Ma per la cucina di un certo livello, questo ed altro. Chef Michele Lazzarini e Pratek Sadu. Va bene? Ciao, come va? I più foodies tra di voi non hanno bisogno di presentazioni, ma per tutti gli altri. Michele Lazzarini, Contrada Bricconi, una stella Michelin, forse lo conoscete anche per questo video qua, si mangia da Dio. Pratek Sadu, chef indiano, non proprio dietro casa perché sta... Alle pendici dell'Himalaya. Cacchio, a gennaio ci siamo passati vicini, potevamo andare. Sarà per un'altra volta? Ah sì, i cocktail sono a cura dei ragazzi di Azotea di Torino. Viva Torino! Sempre. Non lo potete sentire, ma c'è un buonissimo profumo. Però lo potete vedere. Visto che quest'anno, con tutta la pioggia che è scesa, talmente ero incazzato che ho deciso che bisogna mettere in carta la lumaca. Quindi è una lumaca sbollentata per una quarantina di minuti, le spiediamo con alloro, salvia, un po' di aromatiche, del limone fermentato e poi andiamo a cucinarle alla brace, glassandole con un garum di agone e poi un po' di olio all'alloro alla brace. Le lumache più buone che io abbia mai mangiato. Questo è un lardo di coregone, lo mariniamo con le spezie del lardo, poi viene condito con questo olio alle erbe del lardo, quindi rosmarino, salvia e poi sopra andiamo a metterci questo pepe acidificato un po' con l'umeboshi. Di fatto è pesce, ma ha la consistenza del lardo, è incredibile ragazzi. Siamo dovuti un attimo scappare per fare un'altra inquadratura e Franci, per paura che qualcuno glielo ciulasse, si è nascosta il coregone che Michele gli aveva preparato. Oh mio Dio! Sembra proprio lardo. Ma è meglio del lardo. Da questa parte l'aperitivo by Azotea Torino. Matteo, ricordiamoci che anche a Torino ci sono posti dove si beve bene. Allora, uno si chiama melanzana, abbiamo preso una melanzana, abbiamo bruciato la pelle, poi l'abbiamo spostata in forno intera e poi in sous vide con kiwi e mezcal e chiudiamo invece con un cordiale di pepe verde, zenzero e menta per dare una nota fresca. Secondo drink, visto che sono di Torino, giardiniera, l'abbiamo frullata con la sua acqua di conservazione e l'abbiamo tagliata con la mela, mostarda di frutta e dry carpano, vermouth di Torino. L'ultimo drink invece ci siamo ispirati a un Negroni, Campari e vermouth, carpano rosso di Torino, li abbiamo frullati con un mango che abbiamo cotto precedentemente in forno. Voi pensavate che i piatti di Michele fossero complessi?
riflessi, perché i drink di Matteo ne vogliamo parlare. Allora, giardiniera, ragazzi, sono molto curioso, Sa di giardiniera. Oh raga, al naso è giardiniera. Peperone. No, questa è la mia preferita. Bevete della giardiniera. Vedete il vasetto della giardiniera. No, bevete il vasetto della giardiniera, sembra brutto. Madonna, che buoni i piatti di Michele, ragazzi. Però adesso c'è anche da assaggiare quelli di oggi, Rivola dall'altra parte. Cambia la cucina. Questa zuppa di tasi freddo con kumquat, aggiunto sale, poi fermentato, avocado, kiwi giallo, cetriolo e poi otoro. Che è il tonno. E ventresca. Ok, cercherò di non rubarti tutta la ventresca, Francia. Ragazzi, io spero per voi che abbiate già provato la cucina di oggi, perché se così non fosse, prenotare subito. A posto? È buonissimo, cos'è? È un miso. Ormai la GH5 ha assaggiato un po' tutti i sapori del mondo. Questo si può fare perché il lecapentole stava per andare al lavaggio. Allora, questo piatto è tutti questi tipi di verdure e con stracciatella, Tipica giapponese, userei. La prefettura della Puglia. con salsa miso, con sancho. Il sancho è una pepe giapponese. La combinazione stracciatella miso onestamente non mi sarebbe mai venuta in mente. Però mi fido di te. Una volta assaggiato l'entoteca, mi è piaciuto tanto. La stracciatella è un po' dolcina, grassa, il miso è sapido, la verdura è fresca, croccante. È proprio uno di quei piatti freschi e uno ha voglia di mangiare, rimangiare, anche perché avete visto quante verdure ci sono dentro, che è sempre uno sbattimento della Madonna cuocerle, quindi ogni morso è una sensazione diversa. Buonissimo. Torniamo da Michele. Magari senza sbagliare strada, se possibile. Obiettivo: assaggiare un piatto dello chef Pratek. Ci hanno messo una barriera architettonica qua, Grazie, chef. Noi abbiamo il permesso. Questo è il raviolo di testina cotta al barbecue, stile texano. Cuociamo la testa tutta intera, poi viene spolpata come un pulled pork. Pasta, una pasta fatta solo con acqua e farina, e il brodo fatto di susino, quindi acidità, da sgrassare, un po' di erbe e olio al kimchi. E hai la freschezza delle erbette, l'acidità di questo brodo di prugne, totale. Allora, il piatto dello chef Pratek lo mangiamo al bar perché ci sono 50 gradi in cucina. Anzi, magari se si potesse avere una giardiniera. Se ci fosse. Chiudo. Dimmi per favore che è super piccante. È super piccante, bene. Non so come, ma me l'aspettavo. We cooked the langoustines with achar. Achar is basically pickling of mango, turmeric and mustard oil. We make a butter out of it, and that langoustine was cooked in that pickled butter. We made a chutney with smoked tomatoes, fresh chilies, fresh coriander. With the shells of the langoustine, we made a curry with tamarind, coconut and 12 different kind of blended spices, and we served that with makki ki roti, which is a bread which is made with cornmeal. Picca da paura, ragazzi, siamo tornati in India. Piatto indiano, ma ragazzi di livello, È stata una serata bella tosta. Siamo tornati di nuovo al ristorante di Yoji perché dormiamo qua. E Al ristorante di Yoji. dormiamo proprio nel ristorante, sul pass. Speriamo che questa prima cena si sia capito qualcosa in tutto il casino che abbiamo fatto vedere. Ci diamo appuntamento domani. Tomorrow. Ragazzi, che posti incredibili. Ancora più incredibili se pensate che sono la strada per arrivare a un concerto, che non so se sentite in lontananza. A breve, come sempre, vi sveleremo chi saranno gli artisti di oggi e poi quelli di domani. Va che palcoscenico per suonare. Non so se lo vedete, ma laggiù piccolo piccolo c'è il palco. Oggi ancora non so chi ci tocca, perché oggi c'è una sorta di mystery. E quello di domani già lo so, ma ve lo dico domani. E in tutto questo il mio unico pensiero fisso da stamattina non è tanto il concerto, ma sono i panini di Eugenio Burr. Ve li ricordate? Io me li ricordo molto bene. Anche quest'anno siamo riusciti a ottenere un pass con licenza di uccidere. Ci siamo quasi, ragazzi. Vedo dei capannoni. Abbiamo anche la security. C'è una bellissima situazione. Io direi andiamo a soddisfare i bisogni primari. Sì, in questo video c'è anche Franci. Eccolo Eugenione Burr e i suoi panini fantastici. E dove trovarli? Come stai? Siamo qua per te, no? Del concerto non me ne frega niente. Sono qua per i panini. Ieri quanti ne hai fatti?
700. Madonna, lo puoi dire che non ne puoi più, cioè io ti capisco. Invece ci divertiamo un casino perché è proprio bello. Porca miseria, è gigante già, no? E noi per oggi siamo a posto. Pan brioche, quindi fatto con burro e uova. La carne della selezione di Michele Barbara, macinata grossa, giusto quantitativo di grasso e un giusto quantitativo di carne magra, una fonduta di Montasio, cipolle caramellate e citriolini in agro di erbe. Ragazzi, sto sbavando, vado a mangiarlo. L'ingrediente segreto di Thomas. Sì, Little Yellow Bastard. Little Yellow Bastard, esatto. Non che il panino di Eugenio non fosse già perfetto così. Tu dici, a questo punto il concerto può cantare chiunque. Sì, il pane è totale. Potreste venire qua anche solo per questo panino. Tutto sbrodoloso come piace a me, vietato ai minori. Oserei dire barely legal. Mi trovo di fronte a voi e devo dire che mi trovo benissimo. Sono felice di stare qua, grazie. Se ti trovo ti faccio ballare come le scimmie nel fondo del mare. Apri il cielo. Voi dite, ma non è capace a mettersela da solo la crema? No, se ne metterebbe troppo poca. Allora Franci, dimmi chi è Mannarino. È un cantante maschio. È già tanto che non ha detto è un agrume. Quanto è buono l'odore della vita, quanto è buono l'odore del mare. E come parte, come ritorna l'odore del tuo. Oh raga, Mannarino gliela molla. Ci siamo ricavati un posticino riparato perché il sole oggi non ci dà tregua. La donna del porto, parla con l'abito corto. Concerto finito, ragazzi. Mannarino, devo dire, non lo conoscevo, però è Franci o no? A me mi ha fatto venire un languorino. Franci ha fame. Bello, molto bello, ragazzi. Noi adesso rientriamo, ma con loro ci rivediamo all'aperitivo di questa sera. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie. Chiamò un taxi e ci mise sulla moglie. E Giuda andò a morire nella notte. Per il vino, per le donne, per le botte. Later that same evening. Eccoci qua, belli puliti e profumati, stanchi. Seconda cena che sta per arrivare, come ogni cena che si rispetti, si parte dall'aperitivo. Allora, quando vedete questa faccia qua, vuol dire che si beve bene, e anche quando vedete questa faccia qua. Cominciamo con farvi assaggiare Santo Negroni. È un Negroni classico che viene infuso con il palo santo, che è un legno aromatico. E andiamo a completare il tutto con una garnish, una finta fetta di limone che realizziamo con gli scarti della spremitura delle arance. Proseguiamo con Smoked Peach. Abbiamo alla base tequila e un cordiale alla pesca. E andiamo a creare un top con Aka, che è una kombucha totalmente analcolica, in questo caso infusa con il Lapsang. Si chiama Jack, alla base Jack e un cordiale di lemongrass e menta. E tonica San Pellegrino. Gin, ragazzi, cocktail molto validi. Per intenderci, parliamo dei ragazzi di Carico di Milano. Numero, se ne va. Avrei potuto farvi due numeri, ma il canale parla di altro. Approfittiamo della calma prima della tempesta per introdurvi gli chef di stasera. Due ormai sono vecchie conoscenze del canale. Si vedono più loro sul nostro canale che noi, per dirvi. Chiara Pavan, Francesco Brutto, Venissa e poi Masa, che è il diminutivo di... Masaniello, no? No, sì, Masaniello. Masahiro detto Masa. Ristorante Giorgione da Masa. Menù di stasera. Parla Francesco. No, ma fai parlare Masa, scusa. Ho già bevuto un po'. Questa cosa qua sembra bellissima. Che cos'è? Cazzando di melanzane. Ah, parmigiana di melanzane alla giapponese. Esatto. Parmisando. Ah, grande. Bello, no? Seconda sera in cucina a fare le riprese. C'ho già la R. Le riprese con un Negroni. Mi raccomando, ragazzi, non prendete esempio da Franci. Che cos'è questo? Alla lunga, però ho fatto tecnica giapponese. Zuccheri alla lunga, lasciato dentro salsa soia e cipolla fermentata 2 ore e poi sfilettato. Non so se è di Francesco Brutto, non so se è di Masa, non so se è di Chiara Pavan. Ma so. Commento tecnico? Minchia che buono. Oh, comunque il piatto di Jacopo Ticchi è buonissimo,
L'ha fatto veramente bene. Ovviamente una burla, ragazzi. Un saluto all'ottimo Jacopo Ticchi. Uno spiedino di rapana venosa, che la conoscete. No, va bene. Te la potrei raccontare, la rapana venosa. Molto bene, anche come si pulisce. Animelle, peperoni e un cipollotto. Rapana venosa, non rapana. E se volete sapere come si lavora e come si pulisce, c'è un video apposito dove Franci al Venissa ha lavorato la rapana venosa. La rapana. E adesso ci sarà un video specifico su come la si mangia. Sì. Confermiamo, Chiara continua a saper cucinare, da Dio. E confermiamo anche che siamo degli ottimi commi, tra l'altro. Balla grande, ma davvero. Io adoro Chiara e Fra e Masa perché sono super organizzati. I piatti usciranno tutti contemporaneamente, niente cene che durano ore, via, veloce, pratico. Questi qua tipo sushi, però come posso spiegarlo questo? Sushi già condito. Mia mamma, anche casalinga, nessuno non ce la fanno sushi come pallina, no? Ok. Tutti mettevano dentro. Ma tipo il chirashi? Esatto. Ah, questo è chirashi? Sì, esatto. Ah, ok, potevi dirmi chirashi. Sai che io vivo a Venezia, non c'è tanta tanto. gente non conoscono, non sanno da usare pacche. Certo. Siamo riusciti a mettere le mani su un'ostrica. Ce n'è una sola, me la pappo io. Ti prego, dimmi che è cattiva. È la cosa più buona che abbia mangiato nelle ultime 48 ore. E di cose buone nelle ultime 48 ore ne ho mangiato un sacco. Abbiamo fatto tartare di cavallo, frorato 12 mesi, condito con sale applicato, olio applicato, ostriche, yuzu kosho, un po' wasabi e accompagnato salsa sriracha, foglie e basilico limone. Ho trovato un'altra ostrica. È la cosa più buona che hai mangiato nelle ultime 48 ore? Abbastanza. Ma passiamo ai pomodori di Chiara e Francesco. Riso soffiato sopra. Ho rimediato un piatto di funghi. Funghi, cetriolo, sesamo, tartufo, ricotta di capra. È difficile spiegarlo senza guardarlo, Sì, c'è un sacco di roba. Li avevo già assaggiati, ma non erano nell'impiattamento corretto, che è questo qua. Questo è quello di Franci, che però è sazia. Che peccato. Mi sono imboscata e ho rubato un altro piatto di pomodori perché sono meravigliosi. Gianni è di là in cucina che riprende, io sono qui nascosta che mangio. Ravioli di seppia al nero, dragoncello, sedano e scioccata di seppia. Fuori freddi dentro palla di fuoco? I gyoza vanno gustati caldi. Sono buonissimi. Mi piace un casino, gusto vegetale di questa salsa che c'è a fondo piatto e che lega tutto, incredibile. Nel frattempo Fra è una via di mezzo tra Marrabbio di Kismilicia e i Pirati dei Caraibi. Scegli tu quale preferisci. Kismilicia. A questo punto io andrei a controllare cosa sta facendo Yoji. Sono arrivato giusto. Infatti, hai visto? L'aspettavo te. Eravamo venuti per il Wagyu di Yoji e ho ottenuto il Wagyu di Yoji. Era proprio l'ultimissimo piatto, tra l'altro, perché ieri sera non ce l'ho fatta. Questo, ragazzi, vale anche la pena mangiarlo al buio, in piedi, scomodi. In un angolino, sui gradini del ristorante, chiudiamo col botto, con la cheesecake di Yoji, ragazzi. Come facevo a resistere? The next day. Buongiorno ragazzi, secondo giorno di trekking e di concerti. Io non sono nelle inquadrature solo perché cammino troppo veloce rispetto a Giano. E voi direte, ma non potevi levare l'attrezzo qua davanti? No, invece è proprio quello il bello di questa inquadratura, ragazzi. Mucche di qua, laghi di là, montagne di qua. Siamo arrivati! Partiamo dai bisogni primari: birra, panino. Buongiorno Friuli, che pasa con la calle? Vabbè, l'artista non ve lo dico perché tanto lo capirete da soli dalle canzoni. Allora, siccome c'era troppo delirio per prendere il panino all'inizio, la strategia è stata: ci siamo sentiti un po' di canzoni, adesso ci prendiamo da mangiare. Sì ragazzi, mi dispiace per voi e mi dispiace per la ripetitività, ma mi tocca tornare a prendere il panino di Eugenio Burr. Signori, con tutto il rispetto per Manu Chao, che è un grande, ma questo è come sempre il motivo per cui venire qua. Buon appetito. Perché voi direte: sì, ma mi devo sbattere il trekking, non ho voglia. Ragazzi, io vi sto dando un ottimo motivo per venire l'anno prossimo e poi non dite che non ve l'avevo detto. E poi succede che si mette a piovere e quindi cerchiamo riparo. Avessi avuto un'altra età stavo a prendermi l'acqua sotto il palco, ma purtroppo c'ho una certa. Va bene lo stesso, raga, se ve lo inquadro da qua.
Tra l'altro noi pensiamo di essere protetti, ma piove in diagonale, quindi ce la stiamo comunque beccando tutta. Ma almeno arriva la birra. Later. Fortunatamente ha smesso di piovere. È venuto giù di tutto, ragazzi. Comunque è stato un bel concerto. Devo dire, Manu Chao ha un gruppo di fedelissimi, perché nonostante venisse giù l'ira di Dio, erano tutti a saltare sotto il palco. Molto bello da vedere. Il concerto è finito, la gente è andata via, ma quest'anno Improsit, oltre alle cene che vi abbiamo già fatto vedere, prevederà anche un grigliatone con tutti gli chef che si sono alternati nelle cene delle sere precedenti. E per grigliare bisogna spostare il Kamado di Eugenio Burr da dove stava prima a dove ci sarà la grigliata stasera. Questa scena non volevo perdermela. Praticamente il Kamado pesa 28 tonnellate, quindi lui, una sorta di situazione tipo scommettiamo che, dovrà cercare di posizionarlo nel posto più definitivo possibile, perché poi è inamovibile quell'affare lì. Perfetto. E mentre qui si lavora, il cielo non promette benissimo. È presente Yoshi quando vedi cuochi giapponesi che tagliano? Sembra molto... Sembra uno di quelli. Vero? Questa è una parte, si chiama Jabara e vuol dire pancia di serpente in giapponese. Stiamo per acchittare una situazione luci, perché qua tra un attimo è buio e va bene che gli chef sono bravi, però cucinare al buio devono essere tanto bravi. Già cucinano sotto la pioggia. Penso che lo abbiate sentito anche voi. Equivocada vida, equivocado yo. Venga por mi morena, que yo sin ti me hundo en un mar tan profundo, en un día sin respiro, pero si me confundo. Equivocado amor. Questo è un vecchio metodo tradizionale giapponese, giusto Yoji? Mio nonno faceva così, spaccare le bottiglie sui cetrioli. Ecco, se questi erano i piatti di portata, potremmo avere un problema. Io ho avuto l'onore di ricevere un tacos vegetariano da Yoji. Ci sarà anche la versione con la carne, ma questo è veggie. Un po' smerdato la GoPro, ma va bene, è buonissimo. È fresco, piccante, ci sono un sacco di aromatiche diverse. Situazione staff meal, che però non ci riguarda, non essendo noi parte dello staff, almeno credo. Poi 1 minute 37 seconds later. abbiamo ciulato anche lo staff meal. Nel frattempo Thomas sta dispensando vino per tutti gli chef. C'era pava anche trita carne, è veramente uno scudo. Non puoi mai sapere, non puoi mai sapere. Quanto l'hai fermentato questo? 1 giorno e mezzo, 2. Questo è melone fermentato, che praticamente di dolce non ha più nulla ed è semplicemente acido e poi grigliato anche. Buonissimo. Ieri la cena è stata buonissima, io sono rimasta sconvolta. Ma dopo torno. Ah, ma allora eri da Yogi, non eri da... Il primo piatto dello chef brutto, che ti concedo perché... Con il melone fermentato. Che ti concedo nel senso che te ne concedo metà. Ah, ok. Hai fatto bene a dirmelo perché mi sarei mangiato anche la seconda metà. Questo non credo. Partiti benissimo come al solito. Qui c'è qualcuno in posizione da taco. Ho detto una bugia, Fra, gli ho detto che non l'avevo assaggiato. Ma va bene, ma tu menti sempre spudoratamente. Assaggino dello chef Pratik. Trattasi di maiale. Maiale in agrodolce, però mi aspetto che la salsina sopra sia piccante. Io quello che arriva me magno. Not really. Not really. But you are from India, so not really, I don't know. My spice tolerance is not that great. Non so se è chiaro dopo questo video che probabilmente starà durando 20-30 minuti. Praticamente noi siamo nel dietro le quinte a scroccare cibo in maniera illecita. E io aggiungerei da circa 6 anni. Allora, il maiale, una salsa sopra spicy con le noccioline. Questo sembra cetriolo che dà freschezza al piatto e smorza un pochettino il piccante. Piatto top. Polpettina di masa laccata con salsa di soia ristretta. Ah, brucicchia e tuorlo d'uovo. Non devo neanche dirvi che è buono, lo sapete che è buono. Digli che è una tarantola. Esatto. Tiriamo le fila di questi 2 giorni e mezzo, lo facciamo con questa delizia firmata Yoji Tokuyoshi. Potremmo definirlo un taco di insalata. All'interno c'è ventresca
e Wagyu. Oltre a ricordarvi di iscrivervi tutte le solite cose, vi lasciamo anche in descrizione tutte le informazioni relative sia a Aim Prosit sia a No Borders, ricordandovi che questo Aim Prosit qui è diciamo un po' una sintesi estiva, perché il vero Aim Prosit è quello autunnale. Se qualcuno vuole passare verrà immortalato, lo sappia. E quindi detto questo, Fai up.